Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono in trasferta, infatti sono qui sotto, guardate, sono sotto le pareti est del Monte Terminillo. Sono tornato nel Lazio, ho passato qualche giorno a Roma e quale occasione migliore che una bella sgambata pomeridiana qui sulla montagna più bella forse della zona. E la salita al Monte Terminillo, che è proprio quello lì, insomma è una escursione classica qui sulle montagne reatine. Sono in provincia di Rieti, ma praticamente si tratta di una montagna molto frequentata dai romani. Seguirò il sentiero più classico, forse con una leggera deviazione. Infatti sono partito dalla Sella di Leonessa per recuperare una cinquantina di metri di dislivello. Infatti ad una quota di partenza di circa 1900 metri si segue inizialmente questo sentiero molto bello che corre tra gli sfasciumi qui di roccia che evidentemente sono crollati dalle pareti est. Si risale qui il costone, guardate, c'è il sentiero molto semplice da quella parte e poi si sale in cresta e si segue tutto il percorso fino alla vetta a 2117 metri, mi sembra, forse 2217 metri. Quella di oggi sarà un'escursione breve ma molto gradevole, perché pensate, qui la temperatura è intorno a 20 gradi, mentre giù a valle, diciamo in città, ce n'erano quasi 35 e un po' di afa, per cui quello di oggi sarà veramente un pomeriggio fresco e credo che ci sarà anche un po' di vento sulle creste, insomma, per cui sarà veramente una bella escursione rinfrescante. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like qui all'inizio del video, così non vi dimenticate poi alla fine, e un po' per incoraggiamento. Rimanete con me perché quello di oggi sarà veramente un pomeriggio molto bello e interessante. In circa 15 o 20 minuti si intercetta il sentiero classico della salita al Terminillo. Il sentiero che ho percorso si può intravedere qui sotto, guardate, forse si vede, segue questa piccola valle, raggiunge lì la Sella di Leonessa, dove praticamente da qui si vede anche la mia macchina parcheggiata. Quello è il punto in cui questa sera, dopo il tramonto, dovrò tornare. Ma prima di continuare l'escursione di oggi vorrei ringraziare tutti voi che avete lasciato un commento sotto all'ultimo video dove sul Blockhouse chiedevo a voi un'opinione sulla direzione che dovrebbe prendere il mio canale, se più escursionistico o più fotografico. La risposta forse era anche insita, nascosta dentro di me in qualche modo, e voi me lo avete confermato. È difficile scindere i due aspetti della montagna, la fotografia e l'escursionismo, almeno per me. Quindi continuerò come sempre a realizzare dei video sicuramente escursionistici sul campo, ma con un occhio più attento alla fotografia, con qualche trucchetto, qualche consiglio per realizzare delle fotografie migliori anche per voi. Ed ora è il tempo di rimettersi in marcia e raggiungere la vetta del Terminillo. Ci sono alcuni passaggi interessanti che riprenderò con la videocamera e l'escursione sarà da qui ancora un'oretta e un quarto, forse di meno, non lo so, non mi ricordo, non è molto lontano, comunque è sicuramente molto divertente.
Superato il balcone che si affaccia sulle pareti est del Terminillo, inizia il tratto di sentiero più bello, più caratteristico dell'escursione. Infatti si inizia ad aggirare il crestone qui del Terminillo e si sale su gradoni di roccia, di calcare molto belli, bianchi, insomma è davvero molto caratteristico. Un po' più avanti ci sarà anche un passaggio diciamo di primo grado, dove bisognerà utilizzare le mani, qualcuno lo fa anche senza, insomma non è niente di pericoloso, però d'inverno con la neve è un tratto molto difficile, anzi spesso questa via qui d'inverno è anche sconsigliata proprio perché è un traverso e quando c'è tanta neve e ghiaccio potrebbe essere molto pericoloso. L'escursione al Monte Terminillo nel pomeriggio verso il tramonto è sempre contro luce, infatti il sole scende ad ovest e le pareti est chiaramente della montagna sono in ombra, per cui bisogna concentrarsi un po' su altre caratteristiche della montagna, per esempio questi pendii e magari le montagne da quella parte. Il comprensorio del Terminillo non rientra in nessun parco nazionale, anche se è una zona di interesse sicuramente naturalistico di alto livello, e per cui l'ambiente è molto bello, però insomma ci sono state costruite nel corso degli anni delle strade. A livello fotografico queste strade non sono il massimo per una fotografia di paesaggio, però qualche volta da fotografia di paesaggio noi dobbiamo un po' spingerci verso la fotografia del territorio, quindi portare a nostro vantaggio le caratteristiche del territorio, appunto come le strade, stradine bianche eccetera, per creare delle linee guida che ci possono garantire una fotografia con una composizione più interessante, come per esempio lì sotto al Monte Elefante, che è quello lì, come vedete anche dalla videocamera ci sono delle strade bianche e quelle vanno utilizzate sicuramente all'interno della composizione. Io mi rimetto in marcia perché tra un po' bisognerà utilizzare anche le mani per salire. Questa è davvero bella, mi sono distratto un attimo e ho perso il sentiero principale. Mi sono distratto a fotografare lì da quella parte, su quella cresta, fotografavo il rifugio Rinaldi, che è proprio quello lì da quella parte, con questa bellissima cresta verso il Terminilletto e il Terminilluccio dietro. Ho perso il sentiero, succede, ma niente di grave perché ho preso praticamente una variante che conduce direttamente alla cresta verso il rifugio Rinaldi. Lì sopra però c'è un cartello, vedete, c'è un bivio, non so se si vede, piccolino, per cui la vetta del Terminillo è proprio lì sopra. Ho cominciato un po' a vedere un panorama leggermente diverso dal solito. Mi aspettavo quel canalino dove bisogna passare con mani e piedi e non l'ho incontrato, per cui insomma mi sono guardato intorno e ho capito che avevo preso questa variante che passa leggermente sotto, per cui per raggiungere la vetta del Terminillo mi aspetta questa ultima salita qui su questo pendio erboso, facendo attenzione perché potrebbe essere scivoloso, forse più della roccia, e poi la cima si nasconde proprio lì dietro.